limito a portare solo il saluto della Compagnia dei Folli, ma soprattutto della città e del territorio di Ascoli. Io vi ringrazio per la collaborazione e anche per quello che rappresentiamo noi nel nostro settore, teatro di strada, il circo contemporaneo, teatro di figura, e spero che chi ci amministrerà nei prossimi anni abbia quella lungimiranza, quella sensibilità di dare ancora a noi non dico compagnia, ma noi comparto dello spettacolo dal vivo, degli spazi da valorizzare che aiutino sia noi nel lavoro ma anche e soprattutto nella crescita culturale del nostro territorio, che è quello che abbiamo fatto sempre in questi 42 anni, cioè oltre a pensare a noi stessi ma abbiamo anche pensato al territorio. Però siamo convinti che come tutte le cose, se c'è una crescita che parte dal basso, alla fine anche chi arriverà dopo di noi, perché i frutti io perlomeno non ho la pretesa di godere di questi frutti, però sapere che ho lavorato tanto e qualcuno dopo di me potrà goderne, ne sono profondamente contento e mi piace questo condividerlo con tutti. Grazie e buon lavoro a tutti. In questo progetto abbiamo realizzato produzioni, festival, vetrine, programmi internazionali di training, il tutto sempre incrociando le strade di artisti, operatori, artigiani, costruttori di maschere, creatori di nuovi miti, drammaturghi che rileggevano i miti classici. Ma tutto questo l'abbiamo fatto in una scala, in un contesto europeo, principalmente con i paesi cooperanti che sono l'Italia, capofila, il Belgio, la Francia, la Polonia. Abbiamo coinvolto davvero tutta Europa, ospitando produzioni e festival al di fuori della rete dei partner. Alla base di questo approccio c'è la consapevolezza che la promozione culturale non è una questione di mercato, non è solo una questione di mercato. Realizzare una rete aperta permette principalmente al pubblico, ai cittadini europei, di scoprire le tante forme espressive delle culture europee, e questo significa conservare l'integrità e promuovere l'identità di tutti noi europei. Creative Europe Program sostiene azioni che dimostrano di poter sviluppare le cultural industries. Nel 2022 ci siamo chiesti come convincere l'Europa che al teatro servivano nuove maschere e nuovi miti. Non era una cosa facile da fare, da ottenere, ma abbiamo pensato che se fossimo riusciti a raccontare molto bene la storia dei sartori, gli esaminatori avrebbero capito che dall'incontro di quella storia e di quella del teatro di strada, della Compagnia dei Folli, del circo contemporaneo come quello di Cirq'O, del teatro del sacro come quello del teatro a.i.s.b.l, sarebbe potuto succedere qualcosa di importante. In Open Street noi il nostro focus è sempre la strada. Molti dicono che quello della strada non è un pubblico e quindi il teatro di strada non ha la stessa dignità del teatro, e entrambe le affermazioni sono sacrosante e per questo noi puntiamo sulla strada. Okay? È lì che accadono le cose interessanti, credetemi, e non sul palcoscenico. Sappiamo che in molte culture mito e teatro hanno una radice comune. Potrei citare la Grecia, ma anche l'India o gli Aymara, i Quechua.
Il mito non è che una narrazione destinata a diventare prima o poi teatro, ma non tutte le narrazioni si trasformano in mito. Il luogo dove le narrazioni diventano mito è la piazza. È nella piazza pubblica, nell'agorà, che una storia si cristallizza e diventa patrimonio collettivo per le presenti e le future generazioni. Poi arriva la letteratura e lo rende immortale. Se non siamo in grado di raccontare nuovi miti, il teatro diventa didascalico, perde la sua dimensione di celebrazione, di rito collettivo e la società si ferma, non progredisce. Per fortuna in questi 3 anni però siamo riusciti a condividere i rispettivi linguaggi, le tecniche, a ispirare i creativi, suscitare l'interesse dei programmers nei confronti di narrazioni fondamentali per il nostro tempo. E sì, l'Europa aveva capito bene, lo potevamo fare. Myth. The myth is an old story. That means it's a story that came from the past. And the past is made by human beings. And the human beings, they communicate each other, starting with yelling each other and moving from the voice to the body and voice, gestures and body and sounds together became complex language, and the complex language became theater. Theater was the main element of the street, the storytellers, and then in the 5th century in Greece, the main element, sacred element of representing to the city itself, the past of the city, the present of the city, the future of the city, is an example of a modern myth. Why I'm calling this modern myth? Because through technology, through the imagination of a documentarist, he just brought out of the museum what is in the museum, and he did use what Peppino Ortoleva is one of the greatest European Italian, luckily, just pointing out how the myth in itself is different in modern time. In the classical myth, they became low-density myth. And the low-density myth is one of the beautiful books by Peppino Ortoleva, and he's talking about technology, and the technology is an instrumental to communicate old myth, but technology in itself became the myth, the embodiment of the myth. What is the original myth that supports this event, technologically extremely sophisticated, not too much, but sophisticated example, telling a story. That means technology of telling. Telling in itself is a myth. The origin of each myth is telling a story. And the storyteller, and the body of the storyteller, and the memory of the storyteller, and the way to communicate and interact with the audience, with who is listening, is a myth in itself. We are living myths. This is why we are sacred. This is why each of us deserve the best, deserve the right to communicate and to be listened. I am not Homer, I am not Aeschylus, Euripides, Aristophanes. I am a human being that worked for days and days, and nights, and here to prepare this conversation. Each mask is created first from the eyes and the brain and the listening of the audience. Even the mask creators, the artists, the sculptors, the painters, they know that they must listen. They must look at the eyes of the people watching and looking around, and the people and their eyes give directions. What kind of expression must have? New mask for new people is something really mysterious, because it's new but is at the same time is old.
We continue to be new, the tradition of the new, okay, in the last 12,000 years. And we confirm the past. We cannot erase memory of the past because the greatness of the creators and composers in all the theater, painting, music, dance, sculpture, scenotechnique, whatever, is this capacity to enter in the past, okay, and through that the same door go in a new room, remembering the room that we just left. This is the creators. This was Michelangelo. This was Leonardo. This was Galileo Galilei. This was Dario Fo, just to give you a name that I did work with for 15 years. Dopo la scomparsa di Amleto Sartori, Donato continua il suo percorso artistico portando avanti alcune opere del padre, ma soprattutto cerca una propria direzione, inizia a collaborare con realtà artistiche sia in Italia che all'estero e si avvicina progressivamente al teatro d'avanguardia americano ed europeo. Fin dall'inizio però il suo obiettivo non è semplicemente conservare una tradizione, ma far dialogare con il presente. I fermenti del 68 segnano profondamente la sua visione, nasce l'idea che l'arte non debba essere arte per arte, ma l'arte per vivere, che debba avere una funzione sociale capace di stimolare riflessioni e di parlare alle persone. Questa sensibilità verso temi sociali e le classi più fragili lo accompagnerà per tutta la sua ricerca e diventerà uno degli elementi centrali del lavoro che verrà poi sviluppato anche dal Centro Maschere, Strutture Gestuali, fondato negli anni '80 insieme a Paola Pizzi e Paolo Trombetta. In un momento molto importante arriva nel '75 con il seminario per un'architettura impossibile che si svolge in una cava dei Colli Euganei. L'idea era che l'evento dovesse attirare l'attenzione su quei luoghi abbandonati e restituirli alla collettività, trasformandoli quindi in spazi culturali. Ogni artista sceglieva un punto della cava in cui realizzare la propria opera. Donato decide di intervenire in modo diverso. Non crea un'opera isolata, ma prova a mettere in relazione tutte le opere presenti nello spazio. Scopre una fibra acrilica e la usa per avvolgere lo spazio della cava, lo spazio aereo e le opere stesse, creando una sorta di grande bozzolo che unifica l'intero ambiente, una specie di rete neurale. È un intervento molto forte che invade anche gli spazi degli altri artisti e per questo suscita diversi malumori. Ma proprio questa esperienza nasce un'intuizione fondamentale, l'idea di un'opera che non sia più isolata, ma che trasformi lo spazio e coinvolga tutto ciò che la circonda. Nel '77 a Parigi avviene un altro passaggio decisivo. Donato segue alcune lezioni di Jacques Lecoq sull'architettura in movimento e durante uno di questi incontri Lecoq gli pone la domanda provocatoria sul perché non rendesse vive le sue sculture, non usarle nel teatro, nel gesto e nel movimento. A questa domanda apre una nuova direzione nella sua ricerca. La scultura non è più soltanto un oggetto statico da osservare, ma può diventare qualcosa di vivo, qualcosa che entra in relazione col corpo, col movimento, con lo spazio, e nasce così il concetto di scultura maschera, una scultura che può essere indossata, utilizzata, attraversata e che diventa uno strumento di comunicazione visiva. E nello stesso anno viene invitato anche alla Biennale di Venezia del Centramento Culturale per partecipare a questa sperimentazione a Milano. Durante i laboratori emergono temi molto forti: rabbia, disagio sociale, sfruttamento, e le maschere realizzate in questo contesto diventano delle vere e proprie strutture gestuali da cui poi prenderanno il nome, quindi delle sculture pensate per essere utilizzate nel movimento e nelle performance. Alla fine del laboratorio viene organizzata anche un'azione pubblica, le strutture vengono portate e distribuite lungo le strade del paese, innalzate su pali come stendardi e guidano anche il pubblico fino alla piazza principale. Sulla piazza viene stesa questa grande ragnatela che la trasforma completamente lo spazio. A quel punto accade qualcosa di molto interessante. Il pubblico non rimane spettatore, ma inizia a partecipare spontaneamente all'evento. Le persone entrano dentro l'azione, interagiscono con la scultura, con le strutture, con lo spazio e anche tra di loro. E questa esperienza che dà il via al concetto di mascheramento urbano, definito dal critico Pierre Stany come forma di arte sociale. Il mascheramento urbano, come con il suo nome mascheramento urbano, partirà poi dal 1980
Donato Sartori realizza uno dei primi grandi mascheramenti urbani alla Biennale Teatro Carnevale di Venezia, diretta da Maurizio Scaparro, con una grandissima installazione performance in piazza San Marco che coinvolge oltre 80.000 persone. Da quel momento i mascheramenti urbani poi vengono realizzati in molte città, in Italia, all'estero, e ogni intervento è pensato come un progetto assai specifico, cioè progettato in relazione a uno spazio urbano, alla sua storia, alle sue dinamiche sociali. Il mascheramento urbano è una forma di arte collettiva che nasce dal bisogno di comunicare e di socializzare attraverso strutture, immagini, suoni, azioni. Lo spazio quotidiano viene trasformato e le persone sono invitate a viverlo in un modo diverso. Non c'è più una separazione netta tra artista e pubblico, ma le persone diventano parte dell'opera stessa. Centro Maschere e Strutture Gestuali continua ancora oggi a portare avanti questa ricerca a livello internazionale e che prosegue grazie a Paola Pizzi, a me e a Walter Valeri, attraverso seminari, progetti e anche nuove sperimentazioni. Nel 2004 poi è stato inaugurato il Museo Internazionale della Maschera Amleto Donato Sartori con una prima mondiale di Dario Fo e Franca Rame, ed è un luogo che ancora oggi custodisce la storia, ma soprattutto continua a raccontare un'idea di arte viva, partecipata e di profondo legame con la società. Questa performance l'abbiamo chiamata Mare Umano. Allora, il titolo della nostra nuova produzione è Mitomorfo, lo abbiamo realizzato ad Ascoli il 28 settembre 2026. È stato un processo creativo lungo 3 anni, in una prima fase abbiamo fatto l'ideazione dei costumi, delle scenografie, degli oggetti scenici, dell'idea che volevamo raccontare. Poi c'è stata la fase di attuazione che è stata quella più lunga, la fase di realizzazione dei costumi e degli oggetti di scena, e infine c'è stata la fase di prova delle scene e la messa in scena. Diciamo che è stato un processo lungo 3 anni. Il nostro spettacolo parla della mitologia greca, vista in chiave post-apocalittica, in una nuova era in cui gli esseri umani devono trovare un nuovo mito per tornare a vivere e non solo sopravvivere, e per ritrovare la speranza. Quindi abbiamo cercato di strutturare i costumi, di creare i costumi, le maschere e le scenografie, gli oggetti di scena
che fossero il più possibile un mix tra elementi nuovi e antichi, più moderni e più antichi, per creare un mix con un certo stile steampunk che desse l'idea di un'umanità che raccoglieva i suoi stessi pezzi di coccio rotti a terra per ricominciare a vivere. Gli attori sono tutti parte della Compagnia dei Folli, eravamo in 13 persone in scena, più 3 di supporto nel backstage, 2 alla tecnica. E diciamo che ho scelto la correlazione tra attore e personaggio che interpretava in base un po' a delle caratteristiche sia di specializzazione scenica, sia anche un po' di quello che si definisce physique du rôle. Ovviamente per fare le parti in aerea di vertical dance ho bisogno di utilizzare persone che siano specializzate nell'acrobatica aerea, mentre invece per i ruoli sui trampoli, che sono un po' una specializzazione di tutti all'interno della Compagnia dei Folli, mi sono più affidata ai diversi tipi di espressività che ogni persona porta con sé e che ben conosciamo collaborando insieme da tanti anni. Non tutti i personaggi indossano maschere, ma ci sono alcune maschere molto particolari e di sicuro inusuali rispetto alle maschere che utilizziamo di solito. Ad esempio c'è la maschera del Minotauro, che è più che una maschera che copre il volto, è un copricapo, un cappello che ha al di sopra lo scheletro di un toro e ha tutta la colonna vertebrale dietro. È un oggetto di scena, una maschera, un costume che pesa circa 30 kg. Poi c'è la maschera di Persefone, che è una maschera bifacciale che presenta 2 caratteristiche facciali completamente diverse per rappresentare sia il mondo dell'oltretomba, in cui lei è prigioniera 6 mesi l'anno, sia il mondo dei vivi, in cui è felice di stare gli altri 6 mesi l'anno. E poi abbiamo le parche, le moire, che indossano delle maschere di tessuto, delle maschere tipicamente chirurgiche ma in tessuto. E poi ci sono elementi più tradizionali come la maschera del sole. L'oracolo ha una maschera di stoffa a rappresentare la sua cecità, la sua carenza di vista terrena ma vista superiore. Determinati racconti della mitologia greca, tra cui Prometeo, Pandora, l'oracolo, il racconto del Minotauro nel labirinto, quindi anche di conseguenza Teseo e Arianna, Icaro che fugge dal labirinto del Minotauro e infine il rapimento di Persefone da parte di Ade finché Persefone non torna da sua madre Demetra, che è la divinità della primavera. Abbiamo scelto questi miti in particolare perché si correlavano con delle tematiche che ci stava a cuore trattare. Ad esempio Persefone rientra un po' nella simbologia di un tema che è molto attuale, come quello della mascolinità tossica, dell'amore possessivo, perché Ade nel mito rapisce Persefone contro la sua volontà. E a volte Persefone ci viene mostrata dai miti come innamorata di Ade, è difficile credere che fosse davvero così e soprattutto lei è costretta a tornare 6 mesi nell'Ade ogni anno. È vittima di ciò che adesso i media raccontano come amore morboso, amore eccessivo, quando in realtà non è amore, è possessione. Ad esempio invece col tema del Minotauro si parla del tema del diverso, del nascondere la diversità e anche del voler combattere le differenze, perché il Minotauro nasce come il frutto del tradimento della moglie del re di Creta e viene nascosto nel labirinto, ma poi diventa un'arma all'interno di questo labirinto, un'arma utilizzata dal re di Creta contro i suoi avversari ateniesi. Lui fa mandare ogni anno tributi da Atene. E poi c'è il mito di Icaro, che ovviamente approfondisce il tema della curiosità umana, del bisogno umano di raggiungere mete spesso irraggiungibili, dell'ambizione umana. Pandora invece, sempre tornando su un tema più femminista, Pandora è ricollegabile a tante altre figure affini di altre mitologie, come anche della religione. Abbiamo per esempio Eva. Pandora è l'emblema della donna che per la troppa curiosità porta il male nel mondo, o quello che ad esempio nella tradizione cristiana viene visto come il peccato.
Eppure Pandora, così come Eva, sono narrazioni puramente dal punto di vista maschile, e quindi ci premeva appunto dimostrare, raccontare il fatto che Pandora in realtà è stata portata ad aprire il vaso gli è stato donato, perché donare un vaso che non vuoi che venga aperto, no? Insomma, ogni scena che abbiamo portato sulla piazza, ogni piccola perla di mitologia per noi era importante perché raccontava una tematica specifica. In scena di tecnologico, al di là ovviamente degli impianti audio, delle luci, abbiamo usato poco, un proiettore, e l'unica cosa che abbiamo proiettato in scena è stato il vaso di Pandora che si apre. Questa cosa è molto importante. Inizialmente avevamo concepito il vaso come un vaso fisico, molto grande, da cui dovevano uscire i personaggi del male. E poi per questa versione fatta in piazza, che non avrebbe permesso sul lato tecnico di far uscire direttamente dal vaso i personaggi per farli salire sulle pareti, abbiamo optato per questa proiezione. Io ho preso una decisione della quale non sono addirittura convinta, e penso che cambierò nel futuro nelle prossime versioni di questo spettacolo. Ho creato il video del vaso di Pandora con l'intelligenza artificiale, un po' per esigenze di tempo e di tecnica, un po' perché ero curiosa di vedere l'effetto che questa cosa avrebbe avuto all'interno di uno spettacolo, e se posso dirlo, per me è un effetto che ho deciso di non replicare nelle future versioni di questo spettacolo, proprio perché credo che l'arte di strada, il teatro di strada, la performance dal vivo sia qualcosa di incredibilmente umano, che passa attraverso l'empatia, attraverso la trasmissione di ciò che provi e devi trasmettere al pubblico. E inserire un video, in questo caso è stata un'esigenza tecnica e temporale, però inserire un video creato da un qualcosa di non umano, secondo me crea un'interruzione nella visione di ciò che si sta guardando, nell'attenzione e nella condivisione di ciò che si sta guardando. E quindi ad esempio quell'elemento verrà sicuramente cambiato. Credo che bisogna trovare un giusto equilibrio tra la tecnologia, tra l'uso della tecnologia in scena e l'utilizzo eccessivo della tecnologia in scena. Il bello del teatro di strada è che richiede tanta pratica, tanto allenamento, l'apprendimento di tante competenze, e allo stesso tempo secondo me il processo creativo richiede anche tanta inesperienza, perché l'inesperienza rende più creativi per risolvere i problemi. Quindi sì, a livello di competenze tecniche ci può essere il saper andare sui trampoli, il saper montare musiche, il saper gestire un impianto audio, luci, il sapere come guidare gli attori in scena, però poi c'è anche tanta improvvisazione e c'è anche tanta voglia di buttarsi a capofitto nelle cose, spesso in maggior modo quando su una cosa non si è abbastanza esperti, perché è lì che si trova il coraggio di buttarsi ancora di più. This is a canticle of creatures. Pieśń stworzenia. Song of creation. Bazująca oparte na. Based on, or rather founded upon, the canticle of creation, also known as the Praise of Creatures, by Saint Francis of Assisi. To była taka rzecz, co do której wiedzieliśmy, że. This was something where we knew we would be dedicating ourselves to the theatrical performance for a little while longer, because we were afforded the opportunity, or rather the distinct privilege of working initially on a preliminary version of this particular production, so that it could in some meaningful way evolve as a continuous work in progress, as we considered how we might continue to enrich and develop it further. Można powiedzieć, że czas był. Therefore, we can say that time was our ally in this work. Tak, że It so happened that this time helped us to deepen our thinking a bit about our show, to search for something deeper.
głębiej, też dlatego... Also because we had the opportunity to reflect on the matter and revisit with some thoughts what had already been, what we had already done. Tak naprawdę I actually think that to a large extent this work involved reducing what seemed superfluous, unnecessary, and searching for something that could contemporaneously elaborate on the canonical text of the Song of Creation, which is after all already 800 years old. wszystko opierało się na... The entire premise was built upon the notion that it should be something inherently self-sufficient, modest and humble in its essence, to allow us to pause and truly, even within the flow of time, to grant yourself the privilege of an adventure with time, which slows down ever so slightly, unfolding in the rhythm of the day, in the rhythm of a particular ritual, or simply experiencing each passing hour. I to też jakby powodowało, And this also somehow meant that both the costume and also the stage lighting, the music, all of it was meant to contribute to this. It was meant to gently guide, to calm, to prepare for something that we all mature towards. Because ultimately the final thing is the way we face death. dlatego też jakby pomysł na kostium był taki, że So the costume idea was that there are 4 actresses on stage dressed in a way that I'd say is quite universal. troszeczkę jasne, że to są... It's clear that there are beautiful women on stage, but the idea was to focus more intently on the person or more broadly on the very concept of humanity or its condition. Każda z bohaterów... Each of the heroines, dressed in a costume that is unisex, embodies a more universal value. taką wartość właśnie bardziej uniwersalną. As for the music, there is very little of specifically composed music, Komponowanej muzyki, dlatego że bardziej... because we convey this entire narrative primarily through the rhythm field recordings, where we can distinctly hear the authentics of nature. It was also very important to listen closely to these sounds of nature, Bardzo często a cappella. plus the vocals, very often performed a cappella, which allude a little, because when we were talking and discussing how to present the song that St. Francis grew up with, which is essentially a form of his testament, W jaki sposób o tym opowiadać, to wyszliśmy z założenia, że dźwięk... we came to the conclusion that the ambient sounds of the corridors, the halls of the monastic order, be it a cloistered male order or a female one, would be the most fitting and appropriate location. żeby potraktować... This also easily led to the idea of treating this prayer text through chants or sung fragments, which naturally occur within the rhythm of monastic life. We wanted to subtly introduce something of that monastic life, and that is also, as it were, present in this soundscape or music. Zależało nam na tym, żeby też... When it came to the lighting, our aim was to truly mesmerize, to draw out the utmost from this minimal setup, because that's precisely how the entire thing is designed. Something that transforms with the rhythm of successive stanzas, of the subsequent brothers and sisters of St. Francis. To distinguish day from night, to distinguish wind from water, to seek a way for every single stanza to resolve its own unique lighting design. To jest właściwie tyle... It is actually as incredibly simple as it is very complicated, Pracujemy... because we are working with people I met on this project. These are friends from a theater that has almost 30 years of its history. Na pewno z 20 lat... We've certainly been working in this team for 20-something years, and to a large extent, the things we propose, the things I propose, are also based, as it were, on a very thoughtful approach to the artists who become part of the project. In this specific case, we have 4 truly remarkable, highly accomplished actresses, and that was the idea from the very beginning, to observe them, to watch with such delight how women work on stage as they collectively try to tell the story of how they have been forming a community for many years. Yes, and beyond this theatrical framework, as well as precisely within this theatrical framework, when we start to tell the story of such a life in a monastery or of such a shared communal life in which the sacred text of St. Francis is revealed, it was a natural choice, and one that was probably considered and calculated from the very start, so that we could think together on how to turn it into the greatest possible asset, that we know each other so well, as we say, like the back of our hands, that we know so much
about each other. dać sobie nieustannie sposób na to, żeby jeszcze Always find a way to keep being delighted by each other all the time. I think that was a risk that truly paid off. Myśmy rozmawiali o tym. We were discussing how each of these stanzas, through its references to elements of nature, and ultimately by returning to, or as it were, speaking of death, also takes the form of a certain invoked mask. For a moment, we even thought that perhaps collectively we are ultimately gathering one common mask, a mask for the earth. In a physical sense as well, that it reifies itself or as if it's being conjured right before our very eyes. However, at a certain stage, we also decided to forego this element through a process of reduction, feeling that the invocation of the element of nature in each successive stanza causes us to, in fact, at the very outset, convey the idea that each of us, actors and actresses on the stage, adopts a certain mask, but not individually, but rather together, working with one another. When each of these scenes is properly divided, the whole concept is for it to unfold with a very specific rhythm of division. The work itself then begins from a more abstract perspective. The abstract thought of myself as fire, myself as water, myself as air for a moment, of reaching out to death and giving it expression. Am I an ambassador of death, or do I express death only to then step out of that frame a moment later and speak about life together with myself, life in a monastery, let's say, and the realization of that element which transpired? Therefore, this shared creation of people on stage is a collective donning of a certain mask and entering into a particular spirituality, a specific awareness that for a moment I become water and consequently I am pure and humble. I am in the rhythm of humility, which causes me to take on the shape of the vessel in which I find myself. If I am air, I try to find within myself something that captivates, that takes over everything, that is able to blow away what is stale, constantly making way for a strong new breeze. I try to be stochastic, unpredictable, random for a moment, then at times light and cheerful, and sometimes a little menacing. So the idea was that the ladies themselves working together also try to be a mask or put on masks for the subsequent stanzas of the Song of Creation. Na wstępie to jest truizm właściwie. When we are talking about these fundamental primal elements, which after all are as much the domain of the Judeo-Christian world as they also originate from antiquity much, much earlier. Therefore, truly at the very outset, right from the beginning, when we also allow nature to speak by asking about prima materia or simply by asking what everything ultimately derives from, when asking about water, when asking about fire, following Thales, Heraclitus, asking about the perion, that is about air, when asking about earth, we are asking about what set all this in motion, what is, as it were, here, where does it originate from? How, in fact, there's a primal elements about which it was wondered if the whole world could be born from them. They enter the Christian world, where we find a saint like Francis the Poor Man of Assisi, who truly restores them to their rightful and proper place. He doesn't deify nature itself, but rather emphasizes that it is inherently good and always has been good. He suggests that within nature, in some profound way, we can also discern the very mystery of God, recognizing that in each and every one of its elements, we can, in a sense, perceive the face of God. This is as much a reference to myth, to antiquity, to the search for the primal cause, the arche, simply the arche itself, as it is also saying that it ultimately finds its place in personification, in the person, in the figure of Christ. Docelowo znajduje to miejsce w personifikacji, w osobie. And as every hagiography aims, in the figure of Saint Francis, who becomes imago Christi, that is as if very close to the biography of Christ. And in this sense, I think that this is a beautiful pontus, a beautiful bridge cast between what is ancient and what is Judeo-Christian, suggesting that these can be reconciled in some way. And this is the domain of great humanism. W jakimś tam sensie jest to też teatr totalny,
Dlatego, że na potrzeby tego... In a way, it's also total theater, because for the needs of this project, we're trying in this performance to tell something in a poetic, lyrical way, referring to a text that has absolutely not become outdated when we speak of the Song of Creation. However, to perform a deep exegesis, but in a theatrical manner, giving to the theater what is theatrical, believing that it is capable of narrating this story. At the same time, we are also seeking a way to find some relevant contemporary commentary and to speak of how humanity was given the earth. Or was he meant to manage it in some way, and yet he is somehow betraying this land? And to achieve this when using contemporary text for the performance, we employ multimedia projections that display the spoken words. However, this is an addition to the show which remains focused. We do not employ extensive multimedia as our primary means of expression because our greater focus is placed on the spatial experience, and this has occurred quite remarkably 2 times consecutively during a particular performance, which served as a preliminary preparation for the premiere back in Gliwice, and then again just recently when we presented the actual premiere in Ascoli. We were searching for a space that would beautifully enhance the show or draw us into it. Thus, the empty church space, which perfectly fits the narrative. And on the other hand, we needed to find a play of light, to plan the lighting in such a way as to bring out several layers, to metaphorically tell the story of what's happening on stage through light. We use light and we also use music. Some of the music is a cappella performed by the actresses on stage. And the great value of this is that we hear the human voice in this natural space with its natural acoustics. It sounds exactly as it should, and it is, I don't want to say eternal, but it has been there from the very beginning, and it can sound in precisely the same way. And this is truly extraordinary. And on the other hand, we make use of field recordings, specifically 5 distinct recordings of various natural sounds, in addition to one piece that is quasi-musical. And these are elements that we also perceive within the off-screen music. The music, to a very significant degree, structures this entire performance. And beyond all of this, we also get to hear the original text itself. A truly extraordinary text, the very first, as we know, bold and daring work written in the common language, here from Umbria. And this text, the contemporary commentary, are spoken, delivered as a voiceover. We hear them as if outside the narrative layer. They complete the narrative. Consequently, the resources seem quite limited, but along with the natural sounds happening on stage when water is poured, feet are shuffled, when a shoe brush is used, all this together creates an extraordinary atmosphere of something that is friendly, shared, and compatible. Perhaps this modern commentary is pulling a little bit to a different rhythm. Bardzo dobrze stało się tak, że mieliśmy... Very fortunate that we had the chance to talk about this venture of ours with our partners, that we had the opportunity to also get to know, as it were, a different point of view, a different way of thinking about these things. We also met with Jordi, who in a way gives us a bit more insight into what he observes in their movement. Because the majority of these scenes are, however, also based, as it were, on body language, on the manner of expression. These are quite simple matters that are intended to speak about exponterabilia, about matters not yet fully explored and somewhat abstract in nature. The sensitivity of our partners, who also offered suggestions saying that something was clear or that something could still be added, improved or slightly changed, led me to feel after the completion and throughout the entire project that it is open to such a universal perspective, a way of seeing and observing, that we were able to preserve what was truly valuable. Even if we employ a strictly Polish context for such an exequy, the solemn farewell to the departed, expressed through a song that is somewhere hypnotically, in a trance-like manner, performed and sung, I have a strong feeling, and indeed I am convinced that we are drawing upon the deep-seated roots of this kind of tradition throughout all of Europe.
And this, as it were, is also a reason for us to begin talking to one another, where we discuss death, our attitude towards it. At the very beginning, we also had the chance to talk about how you celebrate death, whether it's more covered up, hidden, or if we truly try to think about it in a way that we peacefully let the body go in one way or another. And someone who has freed themselves from their body still exists independently and is free and is perhaps in a different, much better state than they were before. And this was a pretext to discuss important matters, the most crucial ones, with partners from all across Europe. An extraordinary experience. A gdybym miał dopowiedzieć jeszcze and if I were to elaborate on what someone who is involved in all this should be capable of, we are truly speaking about translating a certain sensitivity that we all possess, but as it were, the conscious awareness of that sensitivity and then bringing it to the stage. It was good to find people who weren't antagonistic but friendly. In my experience, that's how it went. Be sensitive, open, incredibly patient and hardworking. From our perspective, as it has been from the very beginning, we remain open to the grace that might flow in, that might open up for us like a transfer window of divine favor. It doesn't have to, but I truly believe that when we work hard, such things can indeed happen. Le titre, ça s'appelle Mirage. En fait, j'ai voulu travailler sur l'illusion, la frontière entre la réalité et l'irréel. Voilà. Et c'est parti du thème aussi MYMA, ouais. Voilà, sur les mythes, le masque, donc avec une partie d'irréel, d'histoire, mais abordée d'une manière beaucoup plus moderne. On a eu 5 semaines de résidence. Ouais. Et la première résidence, on a travaillé pour créer de la cohésion entre tous les artistes, apprendre à se connaître. On a fait beaucoup de décadrage, voilà, pour se connaître dans l'imaginaire, dans la créativité et aussi humainement et artistiquement. Alors au départ, les images d'inspiration, c'était un petit peu un musée vivant. Ouais. Voilà. Et du coup, ça se passe chez Wallace, le personnage principal, qui est comédien aussi et musicien, et qui vit avec a.i.s.b.l. Donc, qui est dans sa fenêtre, voilà, ils vivent tous les deux, et à un moment donné, d'autres personnages s'introduisent dans leur quotidien, et là, on transforme leur vie, ça les libère aussi, ça les fait grandir, et en même temps, ça crée des nouvelles relations, des nouvelles connexions humaines. Voilà. En fait, ils ont été choisis par rapport à la thématique aussi, à ce qu'ils pouvaient apporter, comme Joséphine, qui est contorsionniste et équilibriste, et je m'étais inspirée donc d'Arachné, et du coup ça marche ensemble, quoi, la contorsion, les déplacements, enfin qui se transforment un peu avec une animalité. Donc voilà, ils ont été choisis par rapport donc aux personnages mythologiques, par rapport au scénario aussi qui a été écrit et aux qualités artistiques qui collent avec les personnages. Alors pour les masques, ce sont vraiment des créations originales de Laurent, puisqu'on n'est pas allé dans la commedia dell'arte, c'est pas notre domaine, nous on est du cirque, du mouvement, et il a fallu adapter aussi les masques avec les contraintes physiques aussi, des techniques de cirque, tout en respectant quand même les mécaniques du masque, les codes que toi tu nous as enseignés. Ouais. On a essayé en tout cas de respecter ça. Et transformer pour pouvoir travailler avec, et aussi transformer parce que le choix que j'ai fait par rapport au masque, c'est d'utiliser le masque comme un révélateur de personnalité, voilà, et pas comme un autre personnage. C'est-à-dire qu'on a retiré les masques sur scène. Alors ça, au début, on m'a dit « Oh là là, ça se fait pas du tout ». Mais si, moi, je voulais vraiment justement qu'on dévoile les personnages. Et j'ai fait ce choix-là, et puis je trouve que c'est beau. Plus sur des personnages mythologiques, voilà, comme Apollon, Arachné, mais ce sont vraiment des sources d'inspiration. Voilà. C'est comment créer un personnage à partir des qualités de la mythologie, de certains personnages mythologiques, mais les transformer aussi avec une vision circassienne, moderne, et dans un univers surréaliste qui n'a rien à voir, quoi. Et le mélange de ces genres, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans Cirq'O. On a beaucoup travaillé avec le mélange des styles, des arts, des genres. Voilà. Parce que ça a permis de faire une nouvelle création
Et quand on a une contrainte ou une thématique, nous, on n'aurait pas forcément imaginé au départ de travailler sur les mythes et le masque, mais du coup, ça nous a donné une orientation pour le spectacle qui est super intéressante. On a beaucoup appris. Laurent aussi, dans son activité d'artiste plasticien, ça l'a fait beaucoup évoluer. Oui. Nous, en cirque aussi, de savoir comment travailler dans ce cadre-là, c'est super intéressant. Après, ça a été, au départ, il devait y avoir 5 artistes sur scène, ouais. Et puis au final, ils étaient 4, et Laurent, comme plasticien, qui a eu beaucoup de travail de création du décor, ouais. Des accessoires, des masques. Voilà, donc entre le début de la création et la fin de la création, il y a eu un petit peu des mouvements, des ajustements, puisque le scénario est écrit pour 5 artistes au plateau, oui, après retravaillé pour 4. Donc il y a eu des périodes où ça n'a pas toujours été facile. On a utilisé pas mal la technologie. Bon, Laurent, pour ses créations, les créations des objets, la canne par exemple de Wallace, c'est imprimé en 3D. On a travaillé beaucoup aussi avec la vidéo, à se filmer, à partager les vidéos. On utilise le drive voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc et puis après aussi au niveau musical, la création musicale de Gianni, donc il l'a fait lui, avec son propre studio. Donc il est aussi équipé avec Laurent qui l'a aidé aussi sur cette partie-là. Voilà, on s'équipe aussi hein, quand on crée de toutes les nouvelles technologies dont on a besoin, parce que c'est aussi des codes et puis des échanges avec les autres efficaces, quoi. Parce que moi, c'était la première fois que j'écrivais un scénario pour un spectacle. Parce que dans le projet européen, on nous demande une écriture de scénario. Mais nous, en cirque, on ne travaille pas forcément comme ça. Ouais. On travaille un peu avec des laboratoires de recherche, des images qui sortent, et après, on écrit autour de ça. Donc là, la démarche était très différente. Et je ne suis pas non plus auteur. Voilà. Donc c'était une première expérience pour moi qui était super intéressante. Pas toujours facile, parce que c'est pas mon métier au départ, je suis artiste de cirque, voilà. Mais c'est pareil, ça fait grandir. Mais du coup, la création, donc il y a eu l'écriture du scénario, où là j'étais un peu en résidence avec Morgane Pirot, une scénariste belge, parce que je me suis dit là j'ai besoin aussi de regard extérieur. Et après, entre mes délires dans la tête, sur le papier, et la réalité sur le terrain, on a dû aussi ajuster des choses. Et il y a aussi le ressenti des artistes, leurs propositions. Quand on fait des improvisations, on se dit comme Madeleine, qui était un personnage vraiment cœur. Au départ, il vient d'un vieux cirque, au départ un peu triste. Et en fait, dans les improvisations, il a amené une dimension comique, même au rabel, avec les hula-hop. Et ça, je ne l'avais pas forcément imaginé au départ. Je me suis dit, waouh, c'est bien, oui, ça, on va enrichir les personnages de ces qualités-là. C'est super intéressant. Et après, il y a d'autres personnes aussi qui sont venues un peu en regard extérieur. Voilà, une metteur en scène qui a fait une résidence avec nous. Il y a aussi Marlène, qui a été toujours en veille sur le projet et du coup qui a fait des retours réguliers sur les phases de travail, sur l'écriture du spectacle. Laurent aussi, Gianni aussi. Tout le monde a fait des retours. Et voilà, du coup, on a gardé aussi ce qui marche bien, ce qui marchait moins bien, on l'a transformé. Mais c'est vrai qu'il y a eu, c'est aussi un travail d'équipe. Moi, j'ai écrit le scénario, c'est sorti d'images de ma tête, de ce que j'ai envie de faire. Et après, on ne peut pas dire, moi, c'est pas ma vision de dire, ok, le spectacle, tu fais ça, et c'est tout, tu interprètes, tu te tais, quoi. C'est pas, non, on a toujours travaillé collectivement. Donc là, il y a un point de départ qui vient de moi, mais après qui est enrichi avec toute l'équipe aussi. Et ça, c'est essentiel. Ouais. Et puis là, hier, on a fait une représentation qui a plu, donc on était vraiment contents. Et puis là, c'était hier la 6e représentation de Mirage. Et puis le spectacle est lancé. Et pour nous, il va continuer au-delà du projet européen, ce spectacle. Voilà, c'est aussi une nouvelle création de Cirq'O, mais empreinte de MYMA. Voilà, de tout ça, quoi, de tout le partage qu'on a aussi avec les autres compagnies, leur vision des spectacles, leur vision des mythes, du masque, qui aussi nous influencent et nous font grandir, quoi, dans ce projet-là.